Ciao ragazzi e bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Stefanie e per chi ancora non lo sapesse sono un'appassionata di costume storico. Nel video di oggi realizzo un bustle, ossia un cuscino da mettere sulla crinolina sul retro nel mio vestito vittoriano. Prima di tutto ho tirato fuori i rimasugli delle stoffe che ho utilizzato in passato e ne ho fatti pezzettini. Questa cosa mi ha preso almeno 2 ore e mezza. Poi ho preso le misure sulla mia crinolina, sul bustle in realtà, per farne un altro bustle. Non ho ben capito la differenza nelle due parole. Se conoscete la differenza tra i termini o se conoscete due termini diversi per indicare il bustle e il cuscino, cioè la crinolina e il cuscino, aiuto, scrivetemelo nei commenti. I bustle imbottiti potevano avere varie forme, a mezzaluna, ovali o rettangolari. Io ho deciso di fare quello rettangolare perché dovevo cercare di mantenere la semplicità delle cuciture e poi vedremo perché. Ho riportato le misure che avevo preso sulla stoffa, una stoffa d'avanzo, ma in realtà gli esempi che ho visto di bustle erano fatti proprio con della stoffa ricavata da altre cose, non era stoffa pregiata in quegli esempi che ho visto io. Ho deciso di aumentare un pochino le dimensioni del bustle per fare in modo che nel momento in cui inserirò l'imbottitura le dimensioni rimarranno più o meno quelle che mi servono. In realtà avrei dovuto aumentare ancora di più perché il cuscino è venuto molto piccolo, quindi se state per fare questo lavoro vi consiglio di aumentare tanto le misure. Mi è rimasto che tagliare tutti i pezzi, che in realtà sono 2 rettangoli, ma la cosa più importante arriva adesso, perché ho cucito questo bustle con una macchina da cucire di fine 800, vera, completamente in ghisa, pesantissima, che mio padre ha trovato in una cantina. L'unica cosa che ho trovato scritto su questa macchina è proprio Brunonia Original, che credo sia o il nome dell'azienda che la produceva oppure il nome della macchina stessa. Non sono riuscita ad avere più informazioni di così, anzi anche infilare il filo lungo tutta la macchina, ma soprattutto nella spolina inferiore, è stato molto difficile. Questa macchina ha tutti i pezzi originali, a parte una vite che si trova sopra che serve a regolare la tensione del filo superiore, che invece è stata realizzata da un mio amico, che mi ha permesso finalmente di utilizzare questa macchina. Io sono emozionatissima nel mostrarvi queste immagini. Vi è bastato? Perché a me no. Ok, ora può andare. Una volta cucito su tutti e 4 i lati, lasciando una piccola apertura su un solo lato, ho risvoltato il cuscino. Dopodiché ho inserito all'interno tutti i pezzettini di stoffa che avevo tagliato all'inizio. Ho chiuso alla fine la parte aperta del bustle con un punto invisibile a mano. Sempre a mano ho realizzato anche dei punti per fermare l'imbottitura.
Il filo che ho utilizzato è molto resistente e spesso ed è l'unico che avevo di questo tipo, per questo è blu. Ed ecco il nostro bastole finito. Avevo davvero bisogno di questo bastole per il mio vestito? No! Ma potevo resistere a non cucire qualcosa con questa macchina da cucire? No, lo stesso! Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!